Il lavoro svolto nella vigna durante tutto l'anno è finalizzato alla vendemmia. Con l'arrivo dell'autunno inizia a concludersi il ciclo annuale per il viticoltore per la produzione dell'uva da vino. Per non vanificare gli effetti di un'annata, al viticoltore è chiesto di fare una serie di campionamenti successivi per determinare qual è l'epoca migliore di raccolta. La vendemmia quindi inizierà solamente quando i dati analitici daranno il via. Si va quindi a fare un campionamento per racimoli in vigneto e alcuni dati si possono già ottenere direttamente con l'utilizzo di un rifrattometro, mentre per analisi più approfondite, quindi per il quadro acido e per la determinazione della maturità fenolica, occorre un'analisi più specifica di laboratorio. I parametri sono ottimali e quindi si può procedere con la vendemmia, finalmente. È una festa per il viticoltore perché riesce a vedere la conclusione di un anno di fatiche, un anno fatta di importanti sfide con il clima, con i funghi patogeni e finalmente può quindi portare a termine tutte le operazioni di un anno di fatica. La vendemmia avviene manualmente, raccogliendo i grappoli e appoggiandoli delicatamente in piccoli contenitori in plastica, forata per permettere una buona reazione, per preservare al meglio tutte quelle che sono le caratteristiche dell'uva. Man mano che la vendemmia procede, le cassette si riempiono, il vigneto volge al termine, ecco che i vendemmiatori portano le cassette verso la cantina. Da questo preciso momento inizia un altro processo, quello della trasformazione dei grappoli appena raccolti. È necessario dunque spostarsi in cantina. L'uva è stata raccolta in vigneto e portata in cantina per l'ammostamento e la vinificazione. I grappoli passano dalla diraspapiggiatrice, quindi vengono separati gli acini dai raspi, poi vengono schiacciati in modo da non compromettere la buona riuscita del prodotto. In questa fase si aggiungono dei coadiuvanti di vinificazione in modo da facilitare l'estrazione in base al prodotto che si vuole ottenere. Utilizziamo dei lieviti selezionati in modo da effettuare la fermentazione in purezza per estrarre anche alcuni aromi e profumi primari proprio dell'uva e poi degli enzimi per appunto coadiuvare l'estrazione di queste sostanze. Subito dopo la pigiatura l'uva, l'intera massa, viene trasportata in apposite vasche d'acciaio e qui subisce il processo di macerazione e fermentazione, cioè gli zuccheri vengono trasformati in alcol e soprattutto si cerca dalle bucce di estrarre i polifenoli che appartengono alla famiglia che danno poi il corpo al vino. Nella vasca subisce questo processo che dura circa 8-10 giorni, si eseguono delle varie operazioni e poi al termine del quale si procede con la svinatura, cioè la parte liquida viene separata dalle parti solide, quest'ultime vanno a finire poi in una pressa dove verranno ancora schiacciate per estrarre la parte nobile del mosto che verrà poi trasformato in vino. La parte restante verrà utilizzata come vini di profilo leggermente diverso.
Questa fase del processo produttivo nell'ambito della filiera dei vini è molto importante perché si decide proprio il destino finale del vino. In questo caso avete visto la svinatura di un mosto vino derivante da uva Barbera, che poi dovrà successivamente subire anche un periodo di affinamento in legno e quindi ha bisogno di una struttura abbastanza consistente. Tutte le fasi di lavorazione, sia che riguardano la parte del vigneto sia che riguardano la parte del cantina, devono essere seguite con molta meticolosità, perché la produzione dei vini eccellenti della zona non nasce per caso, ma è frutto di attenzione scientifica e pratica che ha fatto la fortuna nel tempo della produzione vitivinicola della zona. Sacrificio, passione e tradizione. In una bottiglia c'è anche questo. Come diceva Mario Soldati, il vino è la poesia della terra.